Fin da quando dovevo scegliere se fare il liceo classico o il liceo artistico e ho scelto il liceo classico, e poi quando dovevo scegliere tra ingegneria e architettura o all'Accademia Belle Arti ho scelto ingegneria e architettura, ma poi alla fine mi sono ritrovato a fare l'artista, cioè alla fine, no, di questo giro. E l'ho capito però dopo i 22-23 anni, cioè da quando sono arrivato a Roma. Ho conosciuto Diego Mirabella, Mauro Vitturini, i primi anni in cui stavo a Roma, che mi portarono in questo spazio che è stato per anni e tuttora lo studio di Pietro Fortuna. Poi scoprì essere pure lo spazio dove è nata Opera Paese, che è una cosa di cui probabilmente si dovrebbe parlare, sarebbe bello riscoprire, perché era un crogiolo di filosofi, di artisti, performer, di musicisti, di poeti, e quindi il posto già in sé è saturo di quest'area importante. Per me lo studio condiviso è bellissimo, perché poi si condivide molto, si condivide il cibo, si condivide la musica, si condivide esperienze personali, intime, che vanno al di là della pratica personale, che poi è fatta di altre cose. Fino ai 22 anni non facevo altro che disegnare e suonare. Le uniche cose che facevo erano quelle. Poi ho capito che si poteva andare oltre. Lì mi ricordo Cartesio, il discorso sul metodo, che iniziano volendo seriamente ricercare la verità delle cose. Non bisogna scegliere una scienza in particolare, perché l'una è dipendente dall'altra. C'è questa serie di lavori su tela, sono una cinquantina di tele finora dal titolo ISO, che in fondo poi è un semplice riferimento, rimando alla granulosità della pellicola fotografica. In verità dietro poi questa grana c'è un riferimento a un impasto particolare che ho usato, che è fatto di vetro e colla animale. Il vetro in questione è ricavato dalle perline di vetro che si trovano lungo le spiagge. Era un po' una sfida verso questa pratica, perché scoprì questo articolo curioso in cui si parlava di Tintoretto, e quindi facevano riferimento a questo uso che faceva Tintoretto del vetro, che poi in realtà è stato scoperto da poco, ovvero buttare un po' di polvere di vetro sull'impasto per far esaltare alcune scene del quadro, come la mano o la tunica di Gesù, piuttosto che un'altra cosa. E quindi cimentandomi nella macinazione di questo vetro e nei primi tentativi di stesura sulla tela con l'olio mi rendevo conto che in verità poi io non ho un Gesù da far brillare, quindi ho detto vabbè, faccio brillare tutto, è tutto importante. E mi sono cimentato su questa tecnica. Poi ho scoperto che la colla di coniglio andava meglio e via via è nato un po' così il lavoro. In questi lavori tra l'altro è curioso il fatto che molti mi chiedono quanto vetro serve per fare una tela di questa? Tantissima. Allora che fai? Stai sempre in spiaggia a raccogliere le cose? No, cioè, prima ho iniziato sì a raccoglierle, poi ho assoldato mio padre quando è andato in pensione, ho detto ma non è che quando ti fai le passeggiate al mare mi raccogli un po' di cose in spiaggia? Ma dopo 2 o 3 tele capisci che è una cosa insostenibile. Allora ho intercettato su internet, ho scoperto questa startup di un ragazzo carinissimo che ha inventato queste macchine che fornisce ai ristoratori, ai pub, ai ristoranti, che servono a macinare il vetro, quindi a occupare meno spazio. Poi lui va a recuperare questo vetro macinato e tra le varie cose che fa, cioè filtri per piscine, c'è pure un progetto di risanamento delle spiagge. E quindi c'è questo passaggio, no? Questo ciclo della sabbia che diventa il vetro, diventa la bottiglia, va al ristorante, viene macinato, lui la riprende per gettarla al mare, ma prima che la rigetta al mare la intercetto io e la faccio rimanere in questo limbo, no? A metà tra la sabbia e il vetro, perché poi non è né l'uno né l'altro in questo caso, però sta lì. Questo è il vetro verde puro, questi vari colori, sono prove di colore, diciamo. Sì, c'era universale. Negli angoli più imboscati di casa, con sorriso da topo potresti scovare
dirige il gioco Diego, perché sta al centro. Sì. No. Sì. No. Le drawing machine sono delle macchine che servono a disegnare, però non a disegnare bene, nel senso che servono a cercare una sorta di errore, servono a tirare fuori quel malfunzionamento, ecco, che c'è tra l'uomo e la macchina stessa. Sì. Sì. No. Un giorno in spiaggia c'erano dei bambini che giocavano e si sfidavano a fare il cerchio perfetto, quindi facevano questa sfida giottesca con un rametto sulla sabbia umida. Allora, il mio più bello è finché uno dei due capisce che può salire su una barca, sfruttare il perno su cui era appoggiato un remo per tracciare un semicerchio. Allora scende giù, ho vinto io, cioè definitivo, ho vinto. Allora il fratellino gli fa notare che invece era un po' sbilenco e un po' stortino questo semicerchio. Cosa cercava di dire il fratellino? Che in fondo poi una macchina, quando è che funziona? Cioè funziona sempre, ma quando è progettata per funzionare da sola. Quando innesti l'uomo alla macchina, la macchina sbaglia, o meglio, loro sbagliano insieme, la macchina e l'uomo. E quindi quello che poi in fondo faccio è quello, cercare quell'errore che l'uomo fa a causa della macchina, cioè grazie alla macchina, non a causa della macchina. Perché tira fuori delle cose inaspettate e quindi spesso da questi segni così poetici. E poi innestare le persone a collaborare tra di loro è bellissimo, perché col tempo ti accorgi che serve trovare una certa sinergia, nel senso che serve ascoltarsi, perché per guidarla servono pure dei comandi verbali, ovvero sì e no, cioè si disegna tutti insieme quando si dice sì, si tira sulla punta dal foglio quando si dice no, e questo bisogno di ascoltarsi col tempo tira fuori dei disegni bellissimi. È più bello il momento in cui si usufruisce delle macchine piuttosto che vedere le macchine ferme o appese. E quindi è il rapporto con le persone che poi è la cosa più bella in fondo. Quindi andare a scoprire persone, avere relazioni con delle persone che si trovano in un pubblico e cerchiamo di coinvolgere magari nella performance, ma invece si rifiutano perché c'è chi dice ah no, io non so disegnare, no, non voglio partecipare, allora spieghi no, non devi saper disegnare, devi solo metterti giù in ginocchio a giocare, non devi fare niente. È bello perché vedi spesso persone che durante la sessione performativa guardano chi sta disegnando per cercare di copiare, che ne so, perché hanno paura di sbagliare, oppure ti accorgi che c'è gente. Vengono fuori i caratteri delle persone spesso, quindi a volte riesci a capire quando uno è un po' troppo egocentrico, quando prende il sopravvento sulla macchina, è troppo impetuoso, cerca di frenarla, di fare per i cavoli suoi. C'è chi si perde dei segni, chi si distrae. Poi siamo tutti diversi. No. Sono diverse perché spesso mi trovo a gestirle in relazione allo spazio. Quindi l'ultima mostra che ho fatto a Casa Vuota, al Quadraro, è una macchina progettata per lo spazio. Quindi la mostra era vuota, cioè non c'era nulla, c'era solo questa macchina che andava da una stanza all'altra passando per il corridoio. Quindi ho costruito la macchina con la forma del corridoio che si muoveva solo nel corridoio. Gli altri pezzi della macchina che funzionavano solo perché erano progettati per quello spazio e si disegnava da una stanza all'altra, era bellissimo perché neanche si ci vedeva lì in quel caso, quindi c'erano questi comandi vocali che si davano alle persone ma senza vedersi disegnavano insieme. A dire la verità a me non mi interessa, cioè non mi interessa per nulla l'avanzamento tecnologico in questo senso. Cioè, me ne infischio di cosa può fare una macchina. A me quello che poi interessa è cosa può fare l'uomo con la macchina, ma senza che la macchina abbia una vita sua, nel senso che la macchina funziona perché poi la manovra l'uomo. Se io volessi fare 3 disegni perfettamente uguali,
Ma hanno inventato la stampante, esiste il plotter, posso mettere un motore alla macchina e fargli fare 3 disegni uguali. E invece no, io vado verso un'altra direzione, vado a ricercare l'errore che poi è solo l'uomo che riesce a far fare alla macchina o a fare grazie alla macchina. Cioè per me non è abumana, nel senso che... tra l'altro pochi giorni fa un'amica mi mandò una lettera di Carlo Emilio Gadda che scrisse su una rivista che era La civiltà delle macchine, dove poi alla fine diceva che la macchina è un prolungamento dell'uomo, ma poi in fondo no, cioè, senza l'uomo la macchina dove va? Ne ho fatte tantissime, la prima è quella a cui tengo di più, cioè la Drawing Machine numero 1, che è stata fatta un giorno di Natale, mi sa che era il Natale 2015 o 2016, non ricordo, ero a casa con i miei genitori. Dopo una partita a carte avevo questo desiderio di provare a legare le mani, abbiamo legato le nostre mani a un manico di scopa e a provare a disegnare sul tavolo della cucina, quindi si vede il microonde, si vedono le carte e ci siamo noi che disegniamo insieme. E poi da lì ho iniziato ho fatto varie performance qui a Roma e poi la maggior parte in occasioni di residenze. Quando è arrivato il lockdown, da marzo in poi, ho deciso che era il caso di lavorare al computer come non avevo mai fatto prima, quindi approfittare di quel tempo. Mi sono ritrovato a fare tutti questi bandi e quindi a fare queste residenze, dove ho portato questi progetti con le macchine Drawing Machines. All'Ozio, una piccola comunità con pochissime persone. Avevo una sala cinesca larga 4 metri e la tenevo sempre aperta per far entrare più luce, quindi chiunque passava era curioso, non vedeva l'ora di vedere chi c'era, cosa stava facendo, di conoscerlo. Ogni giorno veniva gente, si fermava e quindi lo invitavo, iniziava col caffè e si finiva per disegnare insieme. E questo era pure uno degli aspetti più belli della residenza, è quello. Una sera stavamo verso le 2 di notte in questo studio sempre aperto, perché passa un ragazzo sulla Trentina, così, ubriachissimo, quindi con un alito incredibile, e in dialetto non capivo nulla. Io gli dico semplicemente: senti, noi stiamo qui, stiamo disegnando. Si mette a disegnare e quando finiamo tutti questa sessione di disegno, vado a vedere il disegno fatto da lui e ho detto: Mario, ma come hai fatto a fare questa cosa? E lui mi dice: io volevo fare una svastica ma non sono riuscito perché tutti vi muovevate in un altro modo. E lui ha fatto questo. E che è la sua svastica? In verità lui stava seguendo i comandi della persona che disegnava al centro. Quindi poi, al di là della svastica, che se voi si vede, si è portato dietro tutta una serie di disegni che ha fatto l'operatore originale. E quindi queste sono le cose. Uno degli aspetti più belli del lavoro è pure questo, no? Inciampare in questi incontri. Un'altra a Terni, dove ho usato la macchina, però in questo caso era un'installazione ambientale, quindi ho usato il legno anziché il ferro e anziché disegnare con pennarelli su carta, disegnavamo con delle matite fatte con i rami così affilati, appuntiti sulla terra. Quindi inumidivo la terra e quello che andavamo a fare era disegnare tutti insieme su questa fanghiglia. A disegno concluso poi riversavo del gesso, quindi il risultato finale non era un disegno ma un rilievo. E quindi venivano fuori questi rilievi che trovo bellissimi. L'origine, no? Dico, cioè queste macchine prendono spunto dai pantografi. In verità poi non faccio altro che assemblare tutte queste macchine che già nel 1500 e nel 1600 esistevano, per assemblarle tra di loro, modificarle e poi lavorarci anche da solo. Quindi non per forza coinvolgo le persone in residenza, ma uso le macchine per lavorarci in studio e fare i miei disegni, insomma.
In Alaska ho fatto una mostra, una mostra personale curata da Daniela Cotimbo. È un po' un tentativo così utopico, un po' goliardico, quello di portare dei pezzi del Mar Mediterraneo in Alaska, nel senso che abbiamo allestito poi la mostra come se fosse un sito archeologico fittizio, un luogo in cui c'erano queste sculture appese su dei tubolari in ferro fatte in ceramica e vetro, sempre lo stesso vetro recuperato dalle spiagge, che stavano lì appese nell'attesa di essere catalogati, musealizzati, eccetera. E quindi perché? Perché riflettevamo sul fatto che a un certo punto della storia del mondo, no, i confini, che ne so, pensavamo alle mappe geografiche, i confini non erano ancora stati delineati, no? Perché non esisteva la tecnologia che permetteva di capire quanto era grande una nazione, da dove andava a dove finiva, e quindi immaginare cioè le mappe erano solo immaginate, cioè quello che disegnava è immaginato. Quindi pure pensare di poter immaginare che una porzione dimenticata in Alaska possa assomigliare a quella dove vivo io sotto l'Etna in Sicilia non è così strana. E poi in fondo l'immaginazione, cioè quello che immaginiamo è una somma di cose che abbiamo vissuto, eccetera. E quindi c'era questo tentativo che volevamo fare di portare questo allestimento fittizio di reperti archeologici del Mar Ionio in Alaska. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La musica la porto avanti da sempre perché dai 13 anni in poi ho smesso di fare qualunque sport perché ho scoperto la chitarra. E poi da lì è diventato sì, un vizio, cioè, per tantissimi anni prima di arrivare a Roma facevo altro che suonare. È una cosa che continuo a fare poi in fondo, anzi c'ho un progetto lungo tanto quanto la mia permanenza a Roma, nel senso che è da 12 anni che c'ho un progetto musicale di cui però non parlo mai, cioè non ne ho ancora mai parlato a nessuno. Scrivo canzoni fondamentalmente, che mi scuglio tra folk, cantautoriale, elettronica, un po' di tutto, che poi vado a performare un giorno dell'anno, cioè il Capodanno. Cioè è da 12 anni che non festeggio il Capodanno perché alla mezzanotte esatta faccio la performance con il pezzo che ho scritto quell'anno. Quindi è da 12 anni che faccio queste performance musicali. Poi sono pure degli anni in cui l'ho fatto in pubblico, per esempio un anno, mi ricordo, ero alle Terme di Caracalla, cioè fanno il classico concerto di Capodanno, non so neanche chi c'era che stava suonando sul palco, c'era un big che suonava, io invece ero in mezzo al pubblico sotto e allo scoccare della mezzanotte ho fatto la mia canzone, in mezzo a 200 milioni di persone che cantavano un'altra canzone. Quindi sto io con le mie cuffie che facevo la mia canzone. Il mettere insieme, quello che accomuna tutti i progetti è il mettere insieme le cose. Lì metto insieme i detriti, qui metto insieme le persone, lì metto insieme gli anni, il tempo che passa. E poi c'è questa scansione temporale molto dritta, no? Cioè ogni anno è solo il giorno di Capodanno, però non ho mai pensato di farli convergere. Un sorriso da topo potresti scovare. Lei collane del battesimo, Laddove s'alternavano cultura e goliardia, il mio miglior amico conosceva le mosse delle donne, me le spiegava come fosse geometria. E andremo a conquistare un pianeta coi finestrini aperti che ci gonfiano le maglie, e con la calamita di Ancartis al posto della calamita di Padre Pio. E andremo a conquistare
C'è un mi scusi che vuole risorgere, ma con il chiasso non riesce a germare. Poi come un inno, fanculo all'antropocentrismo. Rimarremo senza foto, ci scriveremo una canzone che alla chiesa di Sant'Ignazio in via del Caravita, adagio arioso e vivacissimo insistente, ci son tornato. Mentre parliamo le fiamme si scopano il cielo, si crea condensa sulla cornea per le combustioni, così la cosmogonia diventa un punto di vista. Adesso è aperta, nel senso che ce ne stiamo accorgendo tutti, mi sa, che sta diventando una fungaia ed è bellissimo, è stimolante questa cosa. Stimolante, cioè la quantità di persone che ho conosciuto con questa grandissima voglia di far nascere spazi nuovi, soprattutto quelli belli, underground, che poi senza levare niente ai musei, per carità, ai musei, alle fondazioni, però stanno uscendo un sacco di progetti indipendenti bellissimi, è apertissima, Roma apertissima.